Ciao a tutti e benvenuti al secondo episodio di Discovery in Calabria. Oggi vorrei parlarvi di una persona, di una figura che ha cambiato le sorti della Calabria, ma probabilmente nessuno di voi ne conosce la storia. Si tratta di Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, per gli amici Cassiodoro, di cui qui abbiamo una diapositiva in via eccezionale. Ma prima di addentrarci nella sua storia, vi chiedo soltanto due cose semplicissime. Se stai guardando il video su Instagram, metti mi piace, segui la mia pagina e condividi questo video, questo post con tutti i tuoi amici. Se sei su YouTube, fai lo stesso, metti like al video e inizia a seguirmi sul mio canale. Grazie. Allora eccoci, siamo tra il V e il VI secolo d.C., l'impero romano d'Occidente è ormai caduto, gli Ostrogoti si impossessano dell'Italia e Teodorico diventa re d'Italia. In questo periodo storico molto travagliato, intorno al 485 d.C. nascerà a Schilletion, la città con la quale simbolicamente avevo voluto concludere anche il video precedente, che ormai ora in epoca romana si chiama Scolacium. Ecco, qui nasce Cassiodoro. Fin da piccolo viene educato dal padre, viene condotto, viene istruito perché lui possa perseguire il cursus honorum, ovvero la carriera, la grande carriera. Ed effettivamente ci riesce, perché occupa i posti di rilievo dell'amministrazione del tempo fino ad raggiungere la corte e a diventare il magister officiorum, quasi il segretario generale dell'amministrazione del tempo. E lì riesce ad avere contatto con Teodorico e in qualche modo porta avanti il suo ideale di politica. Pensate che quel posto era stato ricoperto prima di lui da Boezio, dal filosofo Boezio. Ad un certo punto le cose cambiano perché Teodorico muore ed è quasi come se il suo sogno venisse infranto, se ritornasse alla realtà, e si rende conto che effettivamente l'ideale che lo aveva spinto, che lo aveva guidato negli anni precedenti, ormai non esiste più, ormai è soltanto davvero un'utopia. E allora non ci sta più bene a corte e decide di ritirarsi a vita privata, di tornare da dove tutto era iniziato. E torna dove? Torna a Scolacium, dove probabilmente la sua famiglia aveva dei terreni. E allora continuiamo la storia proprio lì, dove restano delle testimonianze di Cassiodoro, che probabilmente nessuno di voi ancora ha mai visto. Eccoci, siamo qui alle pendici del Mons Moschus, è così che Cassiodoro lo chiamava. Oggi è la coscia di Staletti, cioè questo promontorio, questo lembo di terra che si getta nel Mar Ionio, dividendo sostanzialmente il Golfo di Squillace in due parti separate. Ecco, qui, come dicevo già all'inizio, Cassiodoro decide di rifugiarsi, di ritirarsi a vita privata dopo la sua esperienza a corte, alla corte di Teodorico. La guerra gotica, la guerra greco-gotica imperversa un po' in Italia, anche in Calabria, la situazione non è stabile e quindi lui decide di rifugiarsi qui con alcuni suoi compagni e fonda due monasteri. Probabilmente due, uno sulle pendici della montagna, il Castellum, il monastero castellense, e l'altro invece sulla costa, sul mare. Probabilmente forse è qui, si chiamerà Vivarium, un allevamento. Vivarium è un allevamento di pesci. È vero, perché queste
questo promontorio fa sì che naturalmente ci siano delle conche scavate dalle pietre che permettevano a Cassiodoro di allevare i pesci e di studiarli allo stesso tempo. E in realtà Cassiodoro appunto rimane famoso nella storia medievale, insomma nella storia in generale, proprio per Vivarium. E sappiamo dalle fonti che lui fonderà una scuola di studi biblici qui a Vivarium, una biblioteca nella quale saranno conservati all'incirca tra i 150 e i 200 volumi, che è un numero enorme per l'epoca, e uno scriptorium all'interno del quale i suoi colleghi, i suoi compagni che erano qui con lui trascrivevano i manoscritti del mondo classico come manoscritti cristiani. Molto probabilmente questo è l'elemento per il quale oggi noi ricordiamo Cassiodoro in tutto il mondo, non soltanto in Calabria, perché Cassiodoro è un vero ponte tra culture. Grazie al suo interesse, grazie al suo amore per la cultura, è stato in grado di trasmettere, di trasferire le conoscenze dal mondo classico al mondo cristiano, dal mondo greco al mondo latino, dal paganesimo al cristianesimo. Ecco, dobbiamo immaginare un mondo nel quale tutte le certezze erano già cadute. L'impero romano d'Occidente appunto non svolgeva più il suo ruolo di baluardo un po' anche della cultura e del sapere. Quindi dobbiamo immaginare un po' questo lembo di terra, questo luogo incantevole, come davvero la roccaforte del sapere del tempo. Ed è proprio così in realtà, perché addirittura Cassiodoro si metterà a scrivere tantissime opere, alcune delle quali sono rimaste celeberrime nella storia, anche nel Medioevo. La principale sono le Institutiones, cioè una sorta di manuale all'interno del quale lui inserisce il canone delle opere che i suoi monaci avrebbero dovuto leggere per istruirsi. Questo canone rimarrà la base per gli studi in tutto il Medioevo. Quindi Cassiodoro veramente è riuscito ad andare al di là dei confini temporali. Lui morirà ultranovantenne, dicono le fonti. Proprio lì c'è un sarcofago, chiaramente oggi vuoto, che ci testimonia forse la presenza del suo corpo lì. Questa è la zona archeologica. Oggi la chiesa di San Martino è molto più tarda, ma probabilmente doveva essere forse l'impianto della chiesa che stava attorno al monastero di Vivarium. Come dicevo appunto, Cassiodoro morirà ultranovantenne, e alla sua morte purtroppo però ciò che aveva costruito, ciò che aveva creato non resiste, perché quelli che lo hanno succeduto, forse anche i suoi stessi monaci, non sono più in grado di mantenere una struttura così articolata come quella che lui aveva pensato. E quindi i primi ad andarsene sono i manoscritti, che miniati, preziosi, vengono venduti per sopravvivere. E la cosa affascinantissima è che oggi i figli, i nipoti, i bisnipoti di questi manoscritti confezionati e scritti qui a Vivarium, qui in questo lembo di terra, oggi sono conservati e sono custoditi nelle più grandi biblioteche del mondo. Biblioteca Vaticana, a Monte Cassino e a Parigi, ma non solo. Tutto questo un po' per darvi un'idea, anche se brevissima, in così pochi minuti, di quanto noi tutti siamo un po' debitori in questa terra, in questi luoghi, noi che li viviamo, nei confronti di Cassiodoro, di questa figura che davvero, seppur ormai distante 1500 anni, è davvero ancora viva. Ovunque se ne parla. A me capita spessissimo di trovarmi a dei convegni in cui
quando si traccia un po' la storia del Medioevo, si parte da Cassiodoro, o in tutti i manuali di storia medievale la prima pagina è dedicata a questo personaggio che fa sognare, perché immaginate cosa doveva essere probabilmente questo posto 1500 anni fa. Ecco, ora nel prossimo video invece faremo un viaggio al di là del mondo antico, faremo un salto veramente di tantissimi secoli, andremo questa volta in Francia, ma resteremo chiaramente ancorati alla Calabria. L'ultima cosa che vi chiedo, ve l'ho chiesto già all'inizio, condividete questo video se vi è piaciuto, mettete like, seguite i miei canali Instagram e YouTube e spero vi sia piaciuto. Grazie.